Ducati Multistrada 1260, una delle novità più importanti e più interessanti del 2018. Vediamo che cosa cambia rispetto alla versione precedente. 1260 già ci dice che il motore è stato modificato in maniera importante nella cilindrata, ma non solo, come vedremo. L'aumento di cilindrata c'è stato modificando la dimensione della corsa, quindi la corsa è aumentata, l'alesaggio è rimasto sempre 106 mm, tutta una serie di cambiamenti meccanici per avere un'erogazione della coppia decisamente migliore, ma come vedremo anche la potenza ne ha beneficiato, perché è vero che questa volta Ducati dichiara 158 cavalli a 9500 giri, sulla vecchia nel 160, in realtà questa versione è più potente, come vedremo poi in una prova al banco. Oltre al motore maggiorato, che chiaramente è stato modificato a livello di aspirazione, di scarico, l'impianto di scarico è differente, cambia il giro proprio dei tubi, è sempre un Euro 4 chiaramente. Novità molto importanti anche per quanto riguarda la ciclistica: il telaio ha sempre lo stesso disegno del precedente, quindi questo traliccio superiore in tubi d'acciaio a sezione tonda, ma cambiano le dimensioni della ciclistica, le dimensioni fondamentali. Innanzitutto l'avantreno. Il canotto di sterzo è più inclinato di un grado, passa da 24 a 25 gradi, quindi un pochino più aperto, dà più stabilità. E poi, sempre per avere più stabilità, il forcellone è stato allungato di 48 mm. Il passo in totale è aumentato di 56, arrivando a 1585. Quindi tutte queste modifiche sono andate in direzione di una maggior stabilità sul veloce. Si è perso forse un pochino di immediatezza negli inserimenti di curva, ma indubbiamente, soprattutto quando si è a pieno carico, il vantaggio c'è. Sono 4 le versioni della Multistrada 1260, come sempre. C'è la versione base, c'è la versione S, che è quella che vedete qui, poi esiste la SD Air, quindi è quella con l'airbag di Dainese, e poi c'è la Pikes Peak, che è il modello di punta più spinto. I prezzi vanno da 17.990 euro della versione base ai 24.990 della Pikes Peak. Questa versione S costa 20.390 euro base, perché poi dipende dal colore che sceglierete. I colori sono questo grigio che vedete qui, opaco, poi c'è il classico bianco Ducati e il rosso Ducati. Novità di questo modello 2018: il telaio, che vedete, non è più rosso ma è in grigio antracite. Cambiano anche poi altre, dal punto di vista estetico, altre piccole cose. Quella più evidente è questo nuovo convogliatore del radiatore, che vedete è molto più grande, prima aveva un taglio più basso, qua copre maggiormente il radiatore. Cambia l'impianto di scarico e quindi leggermente anche quello che è poi il copri impianto, il doppio silenziatore di scarico. Le ruote sono differenti perché hanno un disegno molto più sottile, sono 5 razze sdoppiate. Ultima novità estetica sono le maniglie del passeggero, che hanno una forma diversa, e la coda in genere del maniglione è stata ripresa dalla versione Multistrada Enduro che già conoscevamo. La versione S è forse la più interessante, rispetto alla base è più ricca non tanto nella dotazione, che potete vedere che poi è la stessa, il motore è esattamente lo stesso per tutte e 4 le versioni, sempre 158 cavalli. Quello che cambia è la S ha le sospensioni semiattive Sachs di seconda generazione, quindi più evolute. Sospensioni semiattive quindi intervengono in tempo reale sulla frenatura idraulica della forcella e dell'ammortizzatore, sia in compressione che in estensione. Quando si è fermi, si cambia l'assetto a seconda se si è da soli, col passeggero, con le borse o meno. Si interviene anche sul precarico molla posteriore. Altra differenza della versione S è l'impianto frenante. Qui i dischi passano da 320 a 330 mm, le pinze Brembo radiali sono le monoblocco M50, mentre il disco posteriore da 2,65 rimane lo stesso. La versione S prevede anche di serie il Quick Shift con funzione up and down. La piattaforma inerziale gestisce chiaramente il controllo di trazione e l'antimpennata, che sono le funzioni principali, ma anche l'ABS. Qui abbiamo il cornering ABS, tarato su 3 livelli differenti, così come il controllo di trazione e l'antimpennata sono su 8 livelli differenti. Tutte queste possibilità di taratura sono regolabili piacevolmente all'utente, ma la cosa importante è che abbiamo i 4 riding mode, che già hanno di base quelli che sono i mix più interessanti, più utili, più sicuri di questi elementi. I fari sono full LED sia all'anteriore che al retrotreno. In più la S ha anche il cornering light, quindi dei LED supplementari all'estremità dei fanali per illuminare la parte interna della curva. Un'altra cosa interessante di questa versione è che sì, è una S, ma ha già montato il pacchetto Touring, che comprende le borse laterali. Gli attacchi sono già annegati nel codone, quindi non c'è necessità di montare degli attacchi aggiuntivi. Comprende il cavalletto centrale e
le manopole riscaldabili su 3 livelli. La strumentazione sulla versione S è una TFT da 5 pollici invece che un LCD. Vedete c'è anche il simbolo Bluetooth perché poi questa può essere interfacciata con tutta una piattaforma multimediale. E qua arriviamo ai 4 reading mode. Qui abbiamo impostato il Touring, Sport, vedete che cambia anche il colore, diventa rosso, Urban, grigio e l'Enduro grigio, ma in realtà poi ha un colore marrone nel display. Nei 4 riding mode è possibile poi intervenire negli altri interventi che sono del controllo di trazione, dell'ABS, del controllo di impennata, e poi possiamo anche riportare i dati, diciamo, di default. Qui ci dice anche quanto è precaricata la sospensione posteriore. La gestione del menu, delle varie funzioni di indicazione e strumentazione e la funzione dei riding mode è stata molto semplificata su quest'anno, e quindi il comando è sempre con un'unica slitta per salire e scendere e poi per dare l'impostazione che vogliamo. L'approccio è quello della multistrada che conoscevamo per quanto riguarda la posizione di guida, che è esattamente la stessa. Avete il manubrio piuttosto largo che dà un ottimo controllo dell'avantreno, sella scavata, sella che è regolabile in altezza da 825 a 845 mm. Se si alti 1,75 m si appoggiano tranquillamente entrambi i piedi a terra, quindi direi che la gestione è abbastanza semplice. Come la multistrada precedente, anche qui c'è il sistema di avviamento keyless e anche l'inserimento, vedete manca proprio la chiave di contatto, e anche l'inserimento del blocco sterzo è elettronico. Il parabrezza è sempre regolabile in altezza, vedete si può in questa maniera alzare e abbassare. Adesso lo teniamo basso che va benissimo così. Il serbatoio da 20 litri è abbastanza scavato dove sono le ginocchia, quindi anche se si è alti comunque si ha un controllo molto favorevole del serbatoio, si stringe molto bene fra le gambe. Ci sono due aspetti che emergono abbastanza chiaramente quando si guida nel misto, che ci raccontano cos'è cambiata la nuova multistrada rispetto al precedente. Una è quello che appunto ci troviamo con un avantreno più direzionale, meno reattivo, come dicevamo prima la forcella è meno inclinata, quindi passa da 24 a 25 gradi, e poi appunto ha un passo più lungo, quindi questo ne fa una moto più ubbidiente nel misto, meno immediata nello stretto, come in questo tornante per esempio. Però la scelta di Ducati io sinceramente la approvo, perché pensando all'utilizzo totale di questa moto, quindi anche al fatto che si va a ritmi più veloci, magari con il passeggero a pieno carico, quindi questo dà sicuramente una maggiore stabilità. Il forcellone più lungo controlla meglio i trasferimenti di carica e accelerazione. La mappa Touring è quella che abbiamo preferito, perché una regolazione di sospensione più morbida facilita il controllo sicuramente dell'avantreno. La mappa Sport va utilizzata quando abbiamo le gomme belle calde, un asfalto molto liscio, una strada che magari conosciamo e quindi non abbiamo il rischio di trovare una buca nel punto sbagliato. Altra cosa che si apprezza immediatamente sulla nuova 1260 è una curva di coppia ai regimi medio-bassi, estremamente sostenuta e molto regolare rispetto a prima. C'era una piccola incertezza fra i 2 e 4.000 giri. Il nuovo motore è sicuramente più ricco in quella fase, oltre a essere più pulito, quindi guadagna parecchio l'accelerazione fuori dalle curve e soprattutto anche il piacere di guida, visto che il motore si sfrutta molto meglio tra i 3.000 e i 6.000 giri, per cui questo incremento di coppia, questa maggior rotondità in traiettoria alla fine danno davvero un divertimento di guida superiore nel misto. Per quanto riguarda la frenata, il correre ABS lavora veramente bene, l'impianto anteriore è molto potente, il comando inizialmente non è così pronto, ma è una scelta corretta considerata l'escursione maggiore sospensione. Infatti questa moto può anche andare in fuoristrada, visto che è una delle 4 anime classiche della multistrada e anche la sua modalità enduro, la sua possibilità di fare dei belli sterrati. Tra l'altro in fuoristrada ricordiamo che l'ABS con la mappa enduro viene disabilitato al retrotreno e così anche l'antisollevamento posteriore. In questo periodo dell'anno abbiamo guidato diversi giorni con l'asfalto bagnato sotto la pioggia
e si apprezza molto, a parte il grip delle Pirelli e Scorpion Trail 2 che hanno una buona aderenza anche sui fondi umidi e bagnati, ma soprattutto il lavoro delle sospensioni, il lavoro di controllo di trazione rendono la guida sul bagnato molto meno impegnativa, molto meno rischiosa, e questa è una qualità da non sottovalutare. Alle velocità autostradali alziamo chiaramente il parabrezza, la protezione aerodinamica è buona, soprattutto per quanto riguarda la parte bassa del corpo, quindi le gambe. Vedete anche il cupolino qui in basso e i paramani lavorano molto bene dal punto di vista del riparo aerodinamico. Il cupolino non è però molto largo, neanche tanto alto, quindi se si è alti in statura e se si viaggia spesso in autostrada può essere consigliabile l'opzione del parabrezza che si compra a parte, che è un pochino più alto. Il passeggero fino alla velocità autostradale codice ha un buon riparo anche lui, diciamo che finché non supera il 1,80 m d'altezza è anche comodo, dopodiché si trova con le pedane un pochino avanzate. Il comfort è generalmente molto buono perché le sospensioni filtrano benissimo le asperità. Le vibrazioni sono confinate in un range abbastanza ridotto, con un piccolo picco diciamo a 4500 giri che sono intorno ai 130 orari, ma molto limitato, mentre si sentono un pochino di più intorno agli 8000 giri in un'accelerazione. Qui parliamo di velocità decisamente più elevate. In autostrada, ma a maggior ragione nell'extraurbano, è importante la potenza del faro, e il full LED della Multistrada 1260 offre un fascio ampio e profondo. Questa è un'altra voce a favore della sicurezza, soprattutto per esempio quando si guida con il bagnato e quindi con una luminosità ancora più scarsa. Estremamente comodo in autostrada è anche il cruise control, molto semplice da gestire, da inserire. Vedete la spia qui ne indica il funzionamento, poi è sufficiente un leggero intervento sui freni per togliere la sua funzione automatica. Con la multistrada si viaggia comodi in autostrada, nel misto viene fuori da un'anima migliore la sua sportività, la grande capacità di destreggiarsi nello stretto. Nel veloce mostra un'ottima stabilità, quindi complessivamente è una moto molto equilibrata dal punto di vista ciclistico, con delle prestazioni, come abbiamo visto, estremamente interessanti, una tra le più alte in assoluto nella categoria crossover. Per quanto riguarda invece l'utilizzo in città, anche qui grazie alle possibilità di intervenire sulle mappature, insomma, la guida è molto agevole. Abbiamo con la mappa urban che abbiamo inserito ora, abbiamo non solo, appunto, come ricordavamo all'inizio, la potenza tagliata a 100 cavalli, abbiamo anche una risposta più dolce dell'acceleratore, e soprattutto l'intervento sulle sospensioni semiattive prevede un minor precarico molla posteriore, quindi la moto un pochino si abbassa, e un intervento in idraulica meno frenata sia in compressione che in estensione. Ricordiamo che la Forcella ha la regolazione dell'idraulica automatica solamente sullo stelo di sinistra. Questo vuol dire avere maggior comfort in città. Vedete qua sul pavé adesso c'è una velocità bassa dove teoricamente vanno in risonanza un po' le sospensioni, invece il comfort rimane molto buono, ma soprattutto l'aderenza è molto buona. Adesso qua abbiamo anche il bagnato. Abbiamo il controllo di trazione che interviene già sul livello 6, quindi in maniera molto preventiva, e l'ABS livello 3, che anche quello è il, diciamo, intervento più basso che c'è fra le tre opzioni disponibili. Il manubrio, vedete, largo, permette chiaramente una buona guidabilità nel traffico. È chiaro che arrivando a circa 1 metro di larghezza richiede anche attenzione quando si passa fra le file di automobili. Però appunto questa larghezza, complice poi la buona dolcezza della frizione,
si traduce in una guidabilità estremamente facile anche nel traffico, quando bisogna un pochino andare a giocare con frizione e gas a bassi giri. E a proposito di regimi più bassi, il motore che abbiamo visto, il nuovo 1260, ha un'erogazione più pulita ai bassi, diciamo che riprende abbastanza bene dai 2000-2200 giri nelle marce inferiori, dalla quarta in avanti dai 2005 in poi. Vuol dire in sesta, per esempio, scendere a 70 orari per avere una pulizia di ripresa molto fluida. La cosa che ci è piaciuta molto della multistrada in città, anche qua vedete sul traffico ce n'è e abbiamo anche un po' di bagnato, è appunto l'ottima tenuta dei pneumatici, la buona gestione del peso. Alla fine 235 kg ricordavamo a vuoto di benzina, ma col fatto che un pochino si abbassa poi alla fine la guidabilità rimane molto buona. Vedete l'intervento contro la trazione anche sul pavé, idem ABS, guardate che bella frenata che ha sul bagnato, comunque molto sicura. E chiaramente le sospensioni più morbide facilitano l'attraversamento dei binari, i dossi di rallentamento che si ritrovano in città. Cosa possiamo aggiungere? Beh, per quanto riguarda il calore, chiaramente qua siamo in una stagione ancora molto fredda, quindi non riusciamo a pronunciarci molto, e sappiamo che le multistrade precedenti rilasciavano in estate, è caldo in città, ma è abbastanza, direi, inevitabile, avendo un cilindro posteriore alto, avendo la normativa Euro 4 che diciamo fa viaggiare i motori con una carburazione molto magra. Però insomma questo lo vedremo più avanti nella comparativa che sicuramente faremo con qualche altra crossover e con la stagione un pochino più calda. Prova al banco, adesso vediamo quanti cavalli tira fuori dalla multistrada 1260 e soprattutto come sono le curve. Allora, la prova l'abbiamo fatta, è andata bene perché la nuova 1260 ha incrementato i valori massimi sia di potenza che di coppia, ma soprattutto ci sono state delle differenze interessanti sull'andamento delle curve. Ce lo dice Massimo con il Superbike a Novate Milanese. Ciao a tutti, allora come potete vedere dal grafico abbiamo bancato la vecchia 1200, questa che è la 1260. Il grafico della curva rossa corrisponde alla 1260 mentre la blu la vecchia. Possiamo vedere che in questo tratto, soprattutto in questo passaggio, è nettamente migliore la nuova, il modello nuovo, pur avendo qualche giro motore in meno rispetto a quella vecchia, però direi che su tutta la curva è nettamente migliorato. Quindi giustamente un motore un pochino più grande, ma soprattutto più pulito nei medi, che sono poi i giri che si usano di più, giusto Massimo? Dove serve, esatto, dove tutti utilizziamo la moto su strada in questo range che va dai 4.000 ai 6.000 giri, 6.500 giri, che sono sicuramente quelli più utilizzati da tutti noi. Grazie Massimo. Grazie a voi, ciao.